L'Italia è assoluta protagonista nello sport mondiale, come abbiamo visto nell'ultima domenica dedicata ai motori, al tennis e non solo. Su tutti a prendersi la copertina sono stati ovviamente Yannick Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi. Prima di addentrarmi nel discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Direi di partire subito dal successo più fresco, che è quello di Yannick Sinner, che in 2 set è riuscito a battere il ceco Jiri Lechka 6-4, 6-4, finale praticamente senza storia, nonostante ci sia stato un piccolo rischio per Sinner. Dopo aver centrato il break ha rischiato di subire il contro break con 3 palle del contro break per il suo avversario, ma Sinner l'ha neutralizzata in maniera abbastanza agevole con la prima di servizio, con la quale nel primo set è stato veramente devastante. Primo set andato a Sinner, il secondo invece è durato pochi minuti, almeno inizialmente, perché poi a causa del maltempo, che già aveva ritardato l'inizio della finale di parecchio, poi ha costretto anche a sospendere la partita e a riprenderla in un successivo momento, ma per Sinner di fatto la sostanza non è cambiata, ha portato a casa la contesa in maniera abbastanza agevole. Questo successo a Miami, che gli ha permesso di completare il Sunshine Double, perché lui di fatto è diventato l'8º giocatore a completare il Sunshine Double, vincendo Indian Wells e Miami in coppia nello stesso anno, il primo senza perdere neanche un set. Ebbene, questo successo non è stato costruito soltanto con la finale, ma ovviamente fa parte di tutto il percorso. Lo scoglio principale per Sinner è stato Alexander Zverev in semifinale, ma ancora una volta, come praticamente in ognuno degli ultimi confronti, se non sbaglio è il 9º consecutivo che Sinner vince, anche in questo caso è andato in favore dell'Alto Atesino questo successo, un successo fondamentale sia per la carriera e per i risultati, perché lui sia a Indian Wells che a Miami l'anno scorso non ha potuto partecipare e neanche nei prossimi tornei che sono in arrivo, e per questo ha fatto un bottino di punti clamoroso. Quindi oltre a questi record che continua a macinare sul cemento, Sinner può tornare numero 1 del mondo. Si è avvicinato molto a questa prospettiva. Certo, ci spostiamo sulla terra rossa, che forse è più terra di conquista di Alcaraz, anzi, togliamo il forse. Alcaraz sulla terra rossa ha dimostrato di essere superiore a Sinner, di avere qualcosa in più. L'anno scorso a Roma faceva poco testo perché Sinner era rientrato da poco. Al Roland Garros Sinner ha sfiorato la vittoria, è andato molto vicino a battere Alcaraz, poi non ci è riuscito. Fatto sta che ora Sinner, da oltre 3000 punti che aveva di distanza da Carlos Alcaraz, ora ne ha 1190. Sicuramente ci ha messo il suo zampino anche lo spagnolo, che a Miami è uscito praticamente subito, a Indian Wells quantomeno era uscito in semifinale, quindi aveva mantenuto il trend dello scorso anno. Per questo motivo Sinner nel prossimo Master 1000, che è quello di Monte Carlo, che ricordiamolo l'anno scorso vinse proprio Carlos Alcaraz, quindi lo spagnolo dovrà difendere ben 1000 punti, mentre Sinner 0. Per Sinner sarà tutto riguadagnato, quindi se dovesse vincere il torneo sarebbero 1000 punti guadagnati. Se Alcaraz dovesse vincere il torneo rimarrebbe di fatto alla quota dove è, cioè tornerebbe alla quota che ha attualmente, eviterebbe di perdere quei 1000 punti. Se Sinner vince il torneo sarà sicuramente nuovo numero 1 del mondo, se Sinner dovesse vincere a Monte Carlo. Se Sinner invece dovesse perdere la finale, Alcaraz dovrebbe fermarsi in semifinale, quindi massimo semifinale per lo spagnolo. Se Sinner dovesse uscire in semifinale invece, allora Alcaraz dovrebbe fermarsi ai quarti di finale. Visto la situazione attuale non escludo nulla, perché non mi aspettavo che Alcaraz comunque facesse quel tipo di torneo a Miami, e anche a Indian Wells non mi aspettavo che uscisse in semifinale. Non escludo nulla, credo che Alcaraz possa arrivare fino in fondo, quindi Sinner potrebbe doversi giocare il titolo nello scontro diretto proprio con Alcaraz a Monte Carlo in finale. Vedremo se sarà così oppure no. Certo, se Sinner dovesse fare percorso netto e Alcaraz uscire prima, sicuramente per Sinner sarebbe molto più agevole tornare già numero 1 a Monte Carlo. E ricordiamoci che qui siamo a Monte Carlo. Io qualche mese fa l'avevo detto che il punto di snodo fondamentale sarebbe stato proprio questo, perché Alcaraz aveva da difendere più punti che in altri tornei dove Sinner ovviamente non aveva giocato. E ricordiamoci anche che anche Madrid è un altro torneo in cui comunque Sinner non ha giocato, non ha preso parte a quel torneo, e per questo motivo anche lì potrà guadagnare rispetto ad Alcaraz. Voglio parlare anche di Kimi Antonelli, perché questo video non riguarda soltanto Sinner. Antonelli è riuscito a diventare il più giovane leader del mondiale, abbassando l'età di Hamilton di oltre 3 anni. Quindi a 19 anni Kimi Antonelli è il nuovo leader del mondiale, ha vinto 2 gare consecutive, è stato qualcosa di pazzesco, perché non era mai capitato nella storia che in testa al mondiale ci fossero sia in MotoGP sia in Formula 1
dei piloti italiani. E adesso arriveremo anche alla MotoGP. Kimi Antonelli ha dominato il Gran Premio del Giappone dopo un inizio sbagliato, perché la partenza è stata pessima, da primo è finito sesto, è stato aiutato ovviamente dalla safety car creatasi dall'incidente di Berman, però sappiamo bene che la Formula 1 è fatta anche di queste cose e la fortuna aiuta spesso i più forti. Russell invece nella ripartenza dopo la safety car non è riuscito a fare la differenza, non è riuscito a stare al passo del compagno di squadra e oltre a finire dietro ad Antonelli è finito dietro anche alla McLaren di Piastri e alla Ferrari di Leclerc. E adesso la pressione si sposta tutta su Russell. Per carità, siamo soltanto all'inizio, quindi il mondiale è lungo e può succedere di tutto da qui a dicembre. Però sicuramente se prima Russell era il leader della scuderia e il punto di riferimento, l'unico gallo nel pollaio, adesso Antonelli ha alzato la voce, è diventato leader del mondiale, ha vinto 2 gare consecutive e quindi ha alzato la mano e ha detto quest'anno ci sono anche io per il titolo, perché chiaramente non possiamo non sognare in grande. La Mercedes, che abbia delle irregolarità o meno, questo non sta a me stabilirlo, anche se se ne parla molto, però sta di fatto che Antonelli guida la macchina più forte. Questo è un dato di fatto. Antonelli ha una macchina impeccabile e sta guadagnando sempre più fiducia. Vincere aiuta a vincere e continuando così può veramente riuscire a fare qualcosa di clamoroso e puntare al titolo. Ovviamente mi aspetto anche che nel corso della stagione Ferrari, McLaren, Red Bull, secondo me ha parecchio da lavorare, però riescano a colmare un pochettino il gap con le avversarie, ma bisogna capire quando ci riusciranno, perché se si arriva ad un certo punto che si accumula un vantaggio tale che diventa impossibile recuperare, allora lì Antonelli e anche lo stesso Russell potrebbero veramente andare a giocarsi il mondiale loro due. Un po' come è successo l'anno scorso con la McLaren. La McLaren ha accumulato un vantaggio talmente importante con Norris e Piastri che poi si è rivelato determinante, perché è vero che l'ha vinto nell'ultima gara Norris il mondiale con una rimonta pazzesca di Verstappen, però è anche vero che se Norris e Piastri non avessero avuto quella macchina così nettamente superiore e nettamente dominante per la prima metà di stagione, chissà che la storia sarebbe andata diversamente se Verstappen se la fosse potuta giocare un po' di più. E poi abbiamo Marco Bezzecchi, che forse è quello più sottovalutato dei tre, a bordo anche di una moto italiana come l'Aprilia, ha vinto 3 gare su 3, finora ha fatto M-Plane, nonostante questo ha soltanto 4 punti di vantaggio su Martin nella classifica mondiale, perché se lui ha fatto incetta di punti e bottino pieno nelle gare, nelle sprint invece è stato un flop perché praticamente non ha raccolto nulla e proprio per questo motivo paga un po' quel gap minimo dal compagno di squadra Martin, che occhio potrebbe diventare molto pericoloso a lungo andare. Però Bezzecchi finora è stato veramente incredibile, ha fatto il record di giri consecutivi in testa in una serie di gare, ne ha vinte 5 consecutive, è entrato in un club molto ristretto di cui al momento fanno parte soltanto Marc Marquez e Valentino Rossi. Vedremo se riuscirà ad allungare ulteriormente questa serie, sarebbe veramente clamoroso, però Bezzecchi al momento ha dato un grandissimo segnale al mondiale. Io mi aspetto una reazione da parte della Ducati, perché la Ducati finora sta facendo molto male rispetto a quello a cui ci aveva abituati, sia con Marquez sia con Bagnaia. Bagnaia è crollato nella seconda parte di gara, nell'ultima parte, e infatti è finito decimo. Marquez ha un po' recuperato, però è nettamente in difficoltà, perché su una pista come quella del Texas, in cui prima dominava, adesso con una moto che in teoria era la più forte, almeno fino all'anno scorso, adesso non è riuscito neanche ad arrivare sul podio. Per questo bisogna un attimo analizzare bene la situazione, però io credo che la Ducati tornerà e accorcerà il gap, ma intanto ci godiamo questa Aprilia strepitosa e questo Bezzecchi veramente fantastico, che oltre a stabilire dei record e a vincere queste 3 gare, come detto, si trova in testa al mondiale e al momento è lecito pensare che possa puntare al titolo, perché non è che si trova lì per caso, come è successo anche in passato ad altri piloti. Mi ricordo Zarco, che per una serie di risultati buoni, di piazzamenti buoni, si era ritrovato in testa al mondiale dopo le prime gare. Qui Bezzecchi le ha vinte tutte e 3, ha dato un segnale molto forte e una candidatura molto forte e prepotente, e proprio per questo motivo credo che possa giocarsi le sue carte. Quindi l'Italia al momento sorride e fa festa con Sinner, Antonelli e Bezzecchi, ma non dimentichiamoci anche di Nicolò Bulega in Superbike, perché Bulega al momento sta dominando il mondiale. Le prime gare della stagione l'ha vinte tutte lui, tra Super Pole Race e gara 1 e gara 2,
quindi un dominio assoluto di Bulega a bordo della Ducati e anche della prima vittoria in Moto3 di Guido Pini. Qui non credo che possa puntare al mondiale, almeno ad oggi la vedo difficile visti i concorrenti, però è un segnale anche questo molto importante in vista del futuro, perché finora abbiamo avuto tanti piloti giovani che sono poi arrivati in MotoGP. Da qualche anno vedo che c'è un po' un appiattimento per quanto riguarda i piloti italiani ed è difficile scovarli. Magari con Pini abbiamo trovato un punto di riferimento, spero, per il presente e per il futuro. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.